Adesso che hai capito i vari tipi di variabili che possiamo utilizzare in Visual Basic for Application, parliamo un attimo dei vettori. Non è una cosa che probabilmente userai molto spesso, dipende un po' dalle applicazioni che andrai a sviluppare, però fondamentalmente un vettore o array che dir si voglia è un trenino dove noi inseriamo in ciascuna casella dei valori. Però qual è la differenza? È che ho un unico oggetto contenitore di tanti elementi e vediamo subito come funzionano. Andiamo a definire un vettore, questo trenino di elementi che poi possiamo utilizzare nel nostro codice. Semplicemente andiamo a dichiararlo con dim, uso la v per comodità, v e il numero di elementi che vogliamo che siano presenti in questo vettore. Quasi, nel senso che quando dichiariamo un vettore che ha lunghezza 3, in realtà 3 non è esattamente la lunghezza, bensì è l'indice massimo di questo vettore, perché come standard in Visual Basic for Application il numeratore degli elementi di un vettore comincia dallo 0. Questa cosa in informatica è abbastanza frequente, quindi il primo elemento sarà l'elemento 0, il secondo l'elemento 1, il terzo l'elemento 2 e il quarto l'elemento 3. Quindi quando dichiariamo dim v uguale 3 e dim v aperta tonda 3, stiamo chiedendo di creare un vettore lungo 4 elementi, composto da 4 elementi. Ci sono due metodi che possiamo applicare al vettore per vedere ad esempio verificare qual è l'indice inferiore e l'indice superiore del vettore. Se usiamo un message box per dirci lbound sta per lower bound del vettore v, e poi il message box per fare l'upper bound, quindi il limite superiore dell'indice del vettore, otteniamo i due estremi. Se eseguiamo la macro con F5, 0 è il limite inferiore, vi ho detto appunto che ti ho detto che parte dallo 0, e il superiore è 3, quindi 0, 1, 2, 3, sono 4 elementi in questo vettore. Vi faccio vedere subito una cosa che si può utilizzare come opzione nel codice Visual Basic for Application, ho messo in testa al codice, che è option base 1. Questo forza o cambia insomma il metodo con cui Visual Basic interpreta gli indici dei vettori e fa sì che il primo non sia lo 0 ma sia 1. In questo caso se eseguiamo la macro sempre con F5 abbiamo 1 come lower bound e 3 come upper bound. Cosa è successo però? Che si è accorciato questo vettore. Adesso il vettore ha 1, 2, 3 elementi. Abbiamo perso quello che era lo 0. Come possiamo valorizzare gli elementi del vettore? Semplicemente andiamo a scrivere che v e riportiamo l'indice del vettore che ci interessa, magari il primo elemento che è quello che ha indice 0, qui ho tolto option base 1, di 0 ci mettiamo la lettera A. Il secondo elemento del vettore che ha indice 1 lo valorizziamo con b e via, possiamo proseguire fino alla fine. Potremmo avere un problemino se per qualche ragione nel nostro codice a un certo punto noi abbiamo bisogno di inserire un ulteriore elemento nel vettore, perché quando abbiamo definito dimv uguale 3 noi non possiamo più andare a dire che ci serve un ulteriore elemento, un quinto elemento con indice 4, perché questo tipo di dichiarazione è una dichiarazione di vettore statico. Una volta che lo hai dichiarato lungo 3, 4 elementi, e quello è, non puoi più modificarlo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io voglio eseguire questa macro fino alla D non è un problema, quando arriva alla E e il 4 non è compreso nell'indice del vettore mi darà l'errore, mi dirà esattamente l'errore indice non incluso nell'intervallo, e quindi qui bisogna andare sui vettori dinamici per gestire questo tipo di caso. Un vettore dinamico semplicemente viene dichiarato senza specificarne immediatamente la lunghezza, però lo facciamo di fatto subito dopo, quindi cambia pochino se non per il fatto che poi posso cambiarla questa lunghezza. Nell'esempio che stiamo facendo, anziché dichiarare dim v aperta tonda 3 chiusa tonda, non specifico nessun numero all'interno delle parentesi. Subito sotto vado a dichiarare il fatto che questo vettore debba essere lungo 3.
A quel punto sì che posso popolare. Se io questa riga non ce l'ho e provo a eseguire il codice, mi dice indice non incluso nell'intervallo, perché non ho ancora detto quanto deve essere lungo V. Se qui inseriamo il redeem V3 e la stoppiamo, la facciamo ripartire, indice non incluso nell'intervallo, però adesso si è fermato a questo punto lì della E, perché fino a 0, 1, 2, 3 ce l'ha fatta. Il 4 no, è troppo grande, non lo riceverebbe, non è in grado di prendere questo nuovo elemento, ma qui noi possiamo fare un redeem V, gli aggiungiamo un elemento, quello che ci occorre, la stoppiamo, la eseguiamo e non ci dà nessun errore, arriva fino in fondo. Abbiamo allungato di un elemento il vettore. Dettaglio operativo: se qui noi facciamo un message box V3 e lo ripetiamo anche qui, dettaglio operativo è che se faccio questa cosa, quando arrivo qua, il terzo elemento, anzi il quarto elemento, quello con indice 3, vale D, e poi al secondo message box io non ho più quel quarto elemento valorizzato. Perché? Perché quando faccio un redeem viene svuotato il vettore. C'è un'alternativa a fare il redeem secco così, che è quello di fare il redeem preserve. In questo modo i valori già memorizzati nel vettore vengono mantenuti e i due message box ci danno che il quarto elemento vale D e di nuovo il secondo message box, questo qua, ci dice che il quarto elemento vale D. Quindi abbiamo mantenuto i valori che erano prima nel vettore. Vettore, è chiaro, c'è questo treno di elementi e hai visto per adesso il caso più semplice, quello in cui parliamo di un vettore monodimensionale. Puoi immaginarti l'eliminacode al supermercato, una persona dietro l'altra in fila indiana. Il vettore monodimensionale funziona così, è come avere una linea discreta con delle caselle da riempire. Delle caselle magari ti viene in mente Excel stesso che c'è una griglia. Esiste la possibilità di utilizzare dei vettori bidimensionali per rappresentare appunto quello che è una superficie. Se ad esempio prendiamo in considerazione la scacchiera con i pezzi disposti, nella prima casella A1 ci sarà la torre bianca, subito a fianco nella B1 ci sarà il cavallo bianco e via l'alfiere bianco, via dicendo. Visto che la scacchiera ha una dimensione 8x8, 8 caselle per 8 caselle, possiamo utilizzare un vettore, in questo caso potremmo anche farlo statico direttamente. Usiamo option base 1, giusto per un po' di pratica, e diciamo che il nostro vettore è 8 righe per 8 colonne. Non ci serve il redeem, chiaramente. E per come facciamo a dire che nella prima cella c'è la torre bianca? Ad esempio scriviamo che V option 1, option base 1, quindi 1, 1, quindi la prima cella, prima colonna, ci scriviamo torre bianca. Nella prima riga, seconda colonna, ci scriviamo che c'è il cavallo bianco. Se non ci manca la fantasia, possiamo pensare al vettore tridimensionale. Potrebbe essere un condominio, ad esempio, perché a ogni piano, quindi la dimensione, la z, quella che definiamo l'altezza, ok? A ogni piano ci sono più camere, più corridoi e possiamo identificare questa cosa anche in questo caso con un vettore. Potrebbe essere un vettore che ha 3 dimensioni fatto, mettiamo che sia 8x8 la superficie, e magari ci sono 4 piani. A quel punto, per dire che nel primo corridoio, nella prima stanza del primo piano o del piano terra, insomma, abita una signora che si chiama Aurora. Primo corridoio, seconda stanza, sempre primo piano, c'è una persona che si chiama Claudio, e così via, e così via, e così via. Ok, quindi non voglio andare troppo nello specifico perché è una cosa, io personalmente non li utilizzo mai vettori con più dimensioni, mi capita raramente già quelli monodimensionali, però è giusto che tu sappia che esiste questa cosa da poter utilizzare in Visual Basic for Application. Bene, adesso che è il quadro un po' più completo delle variabili che possiamo utilizzare in Visual Basic for Application,
al prossimo video. Ciao!